Il mercato del lavoro è sempre in mutamento, oggi ancor più di ieri. Alcuni mestieri attualmente ricercati potrebbero diventare obsoleti tra qualche anno. Ad esempio, chi si ricorda più dell'arrotino o del lustrascarpe? Un impiego oggi ricercato potrebbe sparire un domani. Cosa possiamo fare quindi per rimanere competitivi nel mercato del lavoro e non perdere l'occasione che stavamo cercando? Possiamo acquisire ad esempio competenze versatili e difficilmente sostituibili, come imparare bene una lingua, specialmente l'inglese, la lingua più parlata al mondo e indispensabile in molti rapporti di lavoro. Ma l'inglese, come lo impariamo a scuola, a volte non basta. Risulta un po' povero e artificioso ed è difficile riuscire in questo modo a conversare in modo fluente con qualcuno. Per questo possiamo chiedere aiuto a Cambly, il servizio di lezioni in video chat che ti consente di migliorare il tuo livello di conversazione parlando con tutor madrelingua provenienti da diverse parti del mondo. Con Cambly puoi fare lezioni in inglese che si concentrino sulla comunicazione con collaboratori e colleghi di lavoro, o sul superamento di un test di certificazione linguistica, oppure per non avere difficoltà nei viaggi e le permanenze all'estero. Cambly viene incontro a tutte le esigenze, con tutor disponibili ad ogni ora del giorno, in qualsiasi giorno della settimana e per tutti i livelli di inglese. Potete visionare il video di presentazione e prenotare delle lezioni con quel tutor o sceglierne uno online in quel momento. I prezzi sono davvero competitivi e con il codice ViviEveryday9 potete fare una prova gratuita di 10 minuti e, se vi piace, acquistare un piano annuale con il 50% di sconto. Per la prova gratuita non serve nemmeno inserire numeri di telefono o carte di credito, dovete solo registrarvi. Trovate i link e il codice in descrizione sotto al video. Buono studio! E ora vediamo alcune tra le più bizzarre professioni, spesso pericolose, che ormai non esistono più. Il lettore in fabbrica. Questa figura intratteneva i lavoratori in fabbrica leggendo per loro ad alta voce giornali e libri, e più tardi testi sindacali. In questo modo il lavoro risultava meno noioso. Gli operai pagavano il lettore di tasca propria e potevano richiedere i brani da leggere. Il lettore iniziò ad essere un personaggio scomodo intorno al 1860, quando questa attività si diffuse nei sigarifici cubani, spesso politicamente impegnati. I proprietari delle fabbriche temevano che i lettori potessero sobillare i lavoratori contro i vertici industriali. Il radar umano. Il radar umano o ascoltatore del cielo era una sentinella militare che durante la Prima Guerra Mondiale aveva il compito di individuare l'avvicinamento di aerei nemici tramite dei localizzatori acustici chiamati tube di guerra. Il mestiere scomparve con l'invenzione del radar del 1936. Gli svegliatori. Questa figura era diffusa soprattutto in Inghilterra e in Irlanda durante la rivoluzione industriale, quando ancora non c'erano le sveglie in casa e rischiavi di arrivare tardi al lavoro. Potevi pagare uno svegliatore che passava al mattino di casa in casa, bussando a porte e finestre con lunghi bastoni, finché non era sicuro che fossi in piedi. Alcuni adoperavano strumenti più fantasiosi per farsi sentire, come le cerbottane. Il trafugatore di cadaveri. Un tempo non era facile reperire un cadavere per le ricerche scientifiche. La legge e la Chiesa non lo permettevano, perciò fin dal Medioevo si affidava questo compito illegale a dei trafugatori di cadaveri che recuperavano i corpi da obitori e cimiteri per poi rivenderli ad università e privati. L'operatore dell'ascensore. I primi ascensori non avevano pulsanti, ma dovevano essere azionati manualmente tramite una leva. Era necessaria una certa abilità per capire in che momento fermare l'ascensore e arrivare al piano desiderato. Perciò esisteva una figura professionale che se ne occupava. Gli operatori degli ascensori non sono del tutto estinti, alcuni hotel di lusso ancora ne sono provvisti. Lo scrivano. Fin dall'antichità queste figure creavano, trascrivevano e copiavano testi e documenti. Gli uffici pubblici non potevano farne a meno, ma con l'avvento dell'alfabetizzazione di massa questa professione scomparì. Lo scavatore di fango. A Londra, sul finire dell'Ottocento, alcuni ragazzi passavano molte ore in ammollo nel Tamigi, alla ricerca di piccoli oggetti perduti. Non era una vera e propria professione, ma riuscivano a raccimolare qualcosa. Il tagliatore di ghiaccio.
Prima dei freezer, il ghiaccio veniva tagliato direttamente dai laghi. I grossi blocchi venivano portati in città con dei contenitori isolanti di zinco. Era un lavoro molto rischioso, sia per il pericolo di cadere nel lago ghiacciato, sia per gli strumenti utilizzati e il peso del carico. Il raddrizzatore di birilli. Prima del 1946, al bowling i birilli non erano raccolti automaticamente da un macchinario, ma c'erano dei ragazzi che avevano il compito di rimetterli in piedi dopo ogni lancio della palla. Erano i Pins Boys. I ragazzi si occupavano anche di restituire le palle ai giocatori. Era un lavoro sottopagato che occupava la sera e piuttosto faticoso. Il combina matrimoni. Se oggi esistono le agenzie matrimoniali, prima esisteva il combina matrimoni, un mediatore che procurava incontri a scopi matrimoniali. Ancora oggi è presente in alcune culture in cui è diffuso il matrimonio combinato. Il rivenditore di capelli. Era colui che acquistava capelli e trecce appena tagliate dai barbieri e parrucchieri o pagava chi era disposto a vendere la propria chioma. I capelli erano destinati ad essere venduti ai produttori di parrucche. Il trasportatore di tronchi sul fiume. Era una figura molto diffusa negli Stati Uniti. Prima che fosse possibile trasportare il legname su strada, i tronchi si spostavano via fiume grazie a guide esperte che conducevano il carico fino alle segherie. In Italia chi sfruttava i fiumi per il trasporto di merci era noto come zattiere. L'uomo aquilone. Durante la Prima Guerra Mondiale, per avvistare in anticipo i dirigibili nemici, si utilizzava una tecnica molto pericolosa. Si issava un uomo ad una striscia di aquiloni. L'uomo in volo aveva una migliore visuale rispetto a chi era a terra e doveva essere abile a mantenere la stabilità. Il derattizzatore. In questo caso a scomparire non fu il mestiere, ma le modalità con cui veniva svolto. Queste figure, famose nell'Inghilterra vittoriana, catturavano i ratti a mani nude, con l'aiuto di trappole o cani appositamente addestrati. Era un lavoro piuttosto pericoloso, visto il rischio di venire morsi e contrarre chissà quali malattie, ma era considerato necessario per scongiurare la diffusione di epidemie. Il lampionaio. Nel XIX secolo l'illuminazione a gas era utilizzata per illuminare le strade cittadine di notte. I primi lampioni richiedevano l'intervento di una persona che li accendesse e li spegnesse. A volte queste figure fungevano da veri e propri guardiani notturni della città. Questo mestiere si conserva soltanto in alcuni luoghi, per esempio in qualche quartiere di Londra, come eredità storica o attrazione turistica. Il cosiddetto bambino delle botte. Nell'antichità i giovani eredi al trono non potevano subire alcuna punizione. Così gli istruttori picchiavano uno degli amichetti del principino per impartire la lezione al futuro re. Una pratica ingiusta e agghiacciante che lascia anche molti dubbi sulla sua efficacia. Il raccoglitore di rane. Questa professione era particolarmente diffusa tra l'Ottocento e il Novecento in Italia, nelle paludi pontine. Il raccoglitore di rane rimaneva immerso per ore nelle paludi per catturare le rane. Per farlo usava una lenza con attaccata una lumaca e nel periodo della riproduzione utilizzava 2 femmine legate per il collo, pancia contro pancia. Ad ogni lancio sollevava a grappoli ranocchi maschi. Decapitate e spellate, le rane venivano confezionate in filze tenute da un giunco e vendute a dozzine. Il pagliaccio dei defunti. Nell'antica Roma, quando qualcuno passava a miglior vita, veniva pagata una persona per ironizzare sulla personalità del defunto. Questa figura allestiva un vero e proprio show comico. Non era un modo per prendersi gioco del morto, ma per consentirgli un sereno passaggio nell'aldilà. La scimmia della polvere. Tra il XVI e il XIX secolo, sulle navi da guerra, il compito di equipaggiare i cannoni, portando la polvere da sparo dalla polveriera della stiva ai cannoni, era riservato a dei bambini. Erano chiamati powder monkeys, scimmie della polvere. Essendo piccoli, potevano muoversi negli spazi angusti delle navi, evitando di essere colpiti dai tiratori delle navi nemiche. Facevano parte della classe operaia e venivano reclutati in cambio di vestiti e un'istruzione alquanto rudimentale. I lavori forzati.
Il lavoro forzato non era una vera e propria professione, nessuno se la sceglieva, ma fa comunque parte di quelle attività per noi impensabili e ormai cadute in disuso. Nel Medioevo i galeotti venivano incatenati nelle galee per remare. Erano legati 5 a 5 al banco di voga, sul quale mangiavano, dormivano, defecavano ed espletavano ogni altra attività quotidiana. Il loro movimento era regolato dall'aguzzino a colpi di fischietto o di staffile. Quando la fatica era particolarmente prolungata, i rematori stringevano tra i denti un tappo di sughero che portavano appeso al collo. Si poteva avvertire l'avvicinarsi di una galea anche in piena notte, se il vento era favorevole, per l'odore che emanava. Se conoscete altre professioni ormai dimenticate, fatemelo sapere in un commento e ricordatevi di lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto. Alla prossima, ciao!